Ciao a tutti! Prosegue la serie di tutorial in cui vi mostro come lavorare i pezzi che ho usato per fare la maglia Carpathos, che è questa maglia fatta di fiori e foglie di cui vi ho fatto il tutorial che trovate nella descrizione del video. In questo tutorial vediamo come fare questo fiore traforato, che è uno dei pezzi, insieme anche a questa foglia che vedremo nel prossimo tutorial, che servono per alleggerire il lavoro, perché appunto sono traforati e quindi lasciano più movimento al lavoro. Come sempre, se vi piace il tutorial ricordate di farmelo sapere con un bel messaggio oppure regalandomi il vostro like, ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo come sempre facendo un nodino iniziale, lavoriamo 4 catenelle e un punto bassissimo nella prima catenella per chiuderle in cerchio. E in questo cerchietto lavoriamo tutto il primo giro e nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo la codina di filo. Nel giro 1 lavoriamo 10 punti bassi nel cerchio. Se serve, spostate i punti perché ci stiano tutti nel cerchietto. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. Ed ora lavoriamo i petali. Lavoriamo 5 catenelle e nel prossimo punto lavoriamo un punto alto doppio, due catenelle, un punto alto doppio, cinque catenelle e un punto bassissimo nel prossimo punto. E questo è un petalo. Ripetiamo questa ripetizione per completare il giro e lavorare i 5 petali. Quindi adesso 5 catenelle, nel prossimo punto lavoriamo un punto alto doppio, 2 catenelle, un punto alto doppio, cinque catenelle e un punto bassissimo nel prossimo punto. E ripetendo questa sequenza di punti completiamo tutto il giro. Completiamo il giro lavorando l'ultimo punto bassissimo nel punto bassissimo con cui abbiamo chiuso il giro 1. E questo è il nostro fiore di 5 petali. Lavoriamo un ultimo giro per creare un contorno. Iniziamo lavorando un punto bassissimo nella prima catenella e un punto bassissimo anche nella seconda. In questo archetto lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. 3 punti bassi nel prossimo archetto. 1, 2, 3 e 4 punti bassi nel prossimo archetto. 1, 2, 3, 4 e concludiamo con un punto bassissimo
nella penultima catenella di questo petalo. Questa è l'ultima, questa è la penultima. Qui lavoriamo un punto bassissimo e passiamo al prossimo petalo e vediamo la ripetizione che poi lavoriamo per tutti gli altri petali. Iniziamo lavorando un punto bassissimo nella seconda catenella del prossimo petalo. Questa è la prima, questa è la seconda. Lavoriamo qui un punto bassissimo, poi 4 punti bassi in questo archetto, tre punti bassi nel prossimo archetto, quattro punti bassi nel successivo archetto. E un punto bassissimo nella penultima catenella di questo petalo, che è questa. E questa è la ripetizione che lavoriamo in questo giro per ogni petalo. Iniziamo a lavorare un punto bassissimo nella seconda catenella del petalo, poi 4 punti bassi nel primo archetto, 3 nel secondo, 4 nel terzo e un punto bassissimo nella penultima catenella. E ripetendo in questo modo completiamo anche tutto questo giro. Completiamo il giro con un punto bassissimo nel secondo punto bassissimo che abbiamo lavorato nel primo petalo. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E con un ago nascondiamo la codina di filo sul rovescio del lavoro attraverso i punti. E questo è il risultato. E anche per oggi abbiamo terminato. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate la playlist in cui ho raccolto tutti i tutorial per fare questi pezzi. Come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!